7 esercizi per una caviglia forte, funzionale e mobile. L'articolazione della caviglia, insieme al piede, deve sorreggere tutto il peso del corpo, garantendo allo stesso tempo mobilità ed un preciso controllo del movimento. Si capisce quindi la grande importanza di questa articolazione sia nello sport che nella vita quotidiana. In qualsiasi attività i traumi alla caviglia sono molto comuni e spesso causano lesioni legamentose o fratture. Questo perché caviglia e piede godono di un'estrema mobilità, ma allo stesso tempo devono sorreggere tutto il peso del corpo e spesso noi li mettiamo sotto stress con cambi di direzione, atterraggi dai salti o attività su terreni sconnessi. Una caviglia poco funzionale può anche portare a dei deficit a livello del ginocchio, dell'anca e persino sulla zona lombare. Ed è per questo che spesso si consiglia l'utilizzo di un plantare, proprio per migliorare l'efficienza, i movimenti e l'attività muscolare della caviglia e di conseguenza di tutta la catena cinematica. Ma questo è un altro discorso e sicuramente farò un altro video di approfondimento per l'utilizzo del plantare sia nella corsa che nella vita quotidiana. Oggi voglio focalizzare l'attenzione su 7 esercizi che ti permetteranno di avere una caviglia forte, mobile e funzionale. Sentiamo spesso parlare di rinforzo muscolare per poter prevenire gli infortuni. Sì, lo so, anche io ti stresso parecchio su questa cosa. Ma non dimentichiamoci anche della mobilità articolare, e la caviglia è un ottimo esempio per capire questo concetto. Immagina infatti di avere una caviglia rigida o poco mobile. Ogni volta che atterri da un salto avresti un range di movimento limitato per poter attutire ed ammortizzare il colpo. Tutto il resto del carico graverà su strutture passive come legamenti ed ossa. È esattamente come essere in macchina o in mountain bike ed avere un ammortizzatore scarico o troppo rigido. Un ammortizzatore rigido non ti permetterà di eseguire un atterraggio morbido e i rischi che incorri sono questi. Ci siamo capiti. Per evitare gli spaccati è sì importante la forza e il controllo del movimento, ma non ti dimenticare la mobilità articolare. E adesso vediamo quali sono i 7 esercizi fondamentali per avere una caviglia al top della forma. Un'ultima precisazione. Spesso pazienti ed atleti che seguo durante la preparazione mi dicono di non avere abbastanza tempo per inserire nuovi esercizi. E capisco benissimo la problematica. Forza, mobilità, controllo del movimento, prevenzione, non finiamo più di aggiungere roba. All'interno del canale stiamo vedendo ogni settimana sempre più proposte ed esercizi, ma ovviamente sta a te e al tuo fisioterapista di riferimento scegliere i migliori esercizi per la tua pratica sportiva o per eliminare alcuni tuoi punti deboli. Se per esempio sai che uno di questi è la caviglia, o se attraverso il parere di un esperto del settore capite che è l'articolazione su cui porre maggiore attenzione per poter migliorare la performance, devi assolutamente trovare il tempo per questi esercizi. Innanzitutto ti ricordo che sono esercizi che possiamo eseguire senza scarpe. È addirittura meglio eseguirli da scalzi, così lavoriamo meglio con i muscoli del piede e della caviglia. L'obiettivo di questo esercizio è allungare il tibiale anteriore, il muscolo in questa posizione della gamba. Mettersi in ginocchio, mani sui fianchi, da questa posizione avvicinare il sedere ai talloni, appunto per percepire un po' di tensione sulla caviglia e su questa parte della gamba. Eventualmente per aumentare il carico puoi andare leggermente indietro con il busto. Inoltre, per aumentare ancora di più la tensione sul tibiale, puoi preparare un piccolo rialzo da posizionare sotto le punte dei piedi. L'esecuzione dell'esercizio sarà poi la medesima. Per l'allungamento al polpaccio eseguiamo il classico esercizio al muro. La cosa fondamentale è mantenere il ginocchio teso e il tallone appoggiato a terra della gamba posteriore. Inoltre esegui la variante di allungamento del soleo riducendo l'ampiezza del passo e flettendo il ginocchio. Dalla stessa posizione esegui anche un esercizio di mobilizzazione della caviglia puntando il piede per terra e disegnando dei cerchi con il tallone, sia in senso orario che in senso antiorario. Il soleo è un muscolo fondamentale da rinforzare per la prevenzione degli infortuni alla caviglia e del tendine d'Achille. Per poterlo fare l'esercizio è simile al rinforzo del polpaccio, ma mantenendo sempre il ginocchio in flessione. Utilizziamo un elastico da posizionare dietro al piede, allunghiamo le estremità e le fissiamo con le mani. Da questa posizione l'esercizio si compone di una flesso-estensione della caviglia. Mi raccomando, porre molta attenzione al ritorno.
Siamo noi a dover rallentare l'elastico, non è l'elastico che ci comanda la caviglia, quindi non far scattare il piede, ma accompagnare il piede verso di noi, mantenendo sempre il ginocchio in flessione. Esercizio per i peronei, che sono i muscoli della loggia esterna della gamba, che sono quelli che evitano un trauma in inversione del piede, quindi la classica distorsione della caviglia. Anche in questo caso utilizziamo un elastico. Porre l'elastico sotto il piede avvolgendo la punta del piede. Il piede lo voglio verso l'interno e da questa posizione allunghiamo leggermente l'elastico, fissandolo con il piede controlaterale. Porre le mani sul ginocchio in modo tale da fissare l'articolazione, perché da questo momento in poi il movimento che voglio lo voglio a livello del piede e della caviglia, non dell'anca e del ginocchio. Fissiamo il ginocchio, punta del piede leggermente alzata, dall'interno movimento del piede verso l'esterno. Anche in questo caso, nel movimento di ritorno, devo controllare la forza dell'elastico. Utilizza un gradino per eseguire l'esercizio di rinforzo del gastrocnemio. In questo caso le cose fondamentali sono scendere con il tallone oltre l'altezza del gradino e mantenere le ginocchia stese. Inoltre, per aumentare l'efficacia della fase eccentrica ed il carico, puoi eseguire l'esercizio salendo con entrambi i piedi e scendendo con un piede solo. Ti ho già parlato di equilibrio e propriocezione in un video dedicato, il link te lo lascio in descrizione. Ma un semplicissimo esercizio è quello di mantenere l'equilibrio a ginocchio esteso, oppure eseguire delle piccole flesso-estensioni, così da lavorare parecchio con i muscoli che stabilizzano la caviglia. Ancora meglio se fatti con gli occhi chiusi. Infine, come variante, puoi eseguire l'esercizio di mantenere l'equilibrio su una gamba sola, mentre con la gamba controlaterale simuli il gesto tecnico della corsa, rapidamente e velocemente. Inoltre in descrizione ti lascio il link da cui scaricare le guide PDF con i migliori esercizi per la corsa, così avrai sempre sotto mano un bel database di esercizi. Scrivimi nei commenti o direttamente su Instagram se vuoi approfondire alcuni argomenti o se hai bisogno di chiarimenti. Ed iscriviti al canale perché ogni settimana usciranno dei video sul mondo dello sport, della riabilitazione e della preparazione atletica. Buon allenamento!